Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, la lettura di oggi andrà a vedere l'evoluzione del vostro karma per i prossimi 3 mesi. Non ha un tempo determinato, ovvero ha una valenza di 3 mesi questa lettura da quando la ascoltate. Ne ho già pubblicata una a gennaio, la trovate nelle playlist nell'oroscopo atemporale. Se volete dare un'occhiata a quella, potrebbe essere interessante per voi vedere che cosa ha risuonato. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche karmiche per il prossimo trimestre. La forza, amici della bilancia. Con la carta della forza direi che c'è un lavoro su quello che è l'apertura di se stessi nei confronti degli altri, nei confronti del mondo, nei confronti anche delle possibilità che potrebbero arrivare. È anche una carta, diciamo, che invita alla pazienza, che invita al ponderare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se proprio non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti presenti sul canale. Cavaliere di spade, matto, 10 di bastone, scusate, 10 di spade, eremita, 7 di spade, diavolo e re di coppe. Mm. Ehm, mm. Partiamo da questo cavaliere di spade. Qui ho come la sensazione che o arriviate da un periodo frenetico o ci sia ancora un qualche tipo di situazione dove ci si è lanciati, dove perché comunque anche il matto è una carta di impulso ad andare in avanti. È come se ci fosse stato o foste ancora in mezzo a un movimento energetico piuttosto veloce, propositivo, come se fosse un nuovo percorso. C'è qualche cosa che sta andando forte, veloce. E poi abbiamo questo 10 di spade e l'eremita. Mm. E qui ho come la sensazione che si debba lasciare indietro qualche cosa e iniziare a vedere per se stessi. L'eremita è una carta che vi invita a ricercare la vostra verità e qui abbiamo un 7 di spade. Quindi ho come la sensazione che ci potrebbe essere un'evoluzione a livello mentale, a livello di quello che è la vostra verità, del vostro modo di vedere le cose, di percepire la situazione o le situazioni in generale. Va bene, andiamo a vedere il re, il cavaliere di spade. 4 di bastoni, e regina di bastoni. È come se ci
ci si dovesse muovere o ci si stesse muovendo da una situazione ad un'altra. Andiamo a vedere il matto. Abbiamo un 10 di coppe e un 7 di bastoni. Dunque, io qui ho la sensazione che ci sia qualche questione legato o ai figli o a un gruppo familiare o a un qualche tipo di stabilità abitativa. Potrebbe essere casa o focolare, per capirci, l'unione o la non unione che sento in questo caso. È come se ci fosse da trovare un nuovo equilibrio, da lottare per iniziare un nuovo tipo di stabilità, un nuovo tipo di ehm, pienezza. È ancora un po' confusa. Andiamo a vedere il 10 di spade. Mm, 7 di spade e ruote della fortuna. Qui ragazzi sento che è come se bisognasse un po' arrendersi a una certa idea. Perché qua con questo 7 di spade è come se ci fosse stato un certo tipo di realtà e qui bisogna chiudere con questa realtà, cambiare di paradigma. Andiamo a vedere l'eremita. 4 di spade e 3 di pentacoli. Guardate ragazzi, ho la sensazione che dopo un momento iniziale di velocità ci sia come un momento invece dove viviate questa sorta di eremita nel prossimo trimestre, dove vi sentirete soli probabilmente ad affrontare una situazione. Ma il 4 di spade vi ricorda che siete voi che volete stare in questa situazione e anche qui che ho il diavolo di solito sono le schiavitù, i condizionamenti, ehm, però volontari, cioè la persona sceglie di stare lì e qui ci potrebbe essere qualche tipo di responsabilità, collaborazione, compito che si sente di dover affrontare da soli, però in realtà è una vostra bugia, tra virgolette, qualche cosa che vi raccontate. È come se ci fosse da lasciare indietro questo tipo di idea. Non lo so, aspettate un attimo, datemi una carta per il 4 di bastoni. Dieci di pentacoli. Sì, qui c'è qualche cosa. Guardate, potrebbe anche essere un karma familiare, è quello che andrete a lavorare. Come l'idea che c'è qualche cosa qua in famiglia che bolle, che ribolle, che si muove velocemente e ad un certo punto arriva questo momento di ok, com'è? Nel senso, quali sono le bugie che mi sono raccontato, che cosa devo lasciare indietro, che cosa bisogna cambiare. Fate attenzione perché con 2 volte il 7 di spade potrebbe esserci qualcuno intorno a voi che ve la racconta un po', potreste essere voi che la raccontate a voi stessi, considerato che abbiamo anche il diavolo e che qui la cosa faticosa è guardarsi dentro. Andiamo a vedere il 7 di spade, il diavolo rappresenta l'ego, la mente, il guardarsi dentro sono le emozioni, vedere le cose così come sono, senza giudicare che siano giuste o sbagliate, semplicemente una cosa c'è, esiste, punto, e se ne prende atto. Abbiamo 2 volte il re di coppe, e la forza. Allora, se è una questione tra genitori e figli,
devo dire che è come se qualcuno dei due, vi dico così perché qui c'è tanto la famiglia, eh, è come se c'è una sorta di rivelazione personale, diciamo così, di comprensione. Sento tanto terzo chakra, ragazzi, potere personale, orgoglio, forza di volontà, ma anche forza morale, quarto chakra. Però, d'altro canto, sento anche come una sensazione di non sentirsi all'altezza. Non so a che livello sia il vostro potere personale, l'asticella, se siete nel potere personale o se in realtà siete carenti di potere personale, però qua si parla un po' di lavorare sostanzialmente il terzo chakra. Per stimolarlo potete usare delle pietre, dei quarzi, c'è il quarzo citrino, c'è l'occhio di tigre, tutte le pietre gialle, il topazio giallo, la tormalina gialla, la giada gialla, la gata gialla, le pietre gialle o anche diciamo ambrate, anche se l'ambra tende un po' all'arancione comunque. Andiamo a vedere, ho anche la pietra del sole. Andiamo a vedere il diavolo. Ok, due di coppe e morte. È come se aveste bisogno di lasciare indietro un compromesso che avete fatto perché vi sta vincolando troppo. Allora, il 2 di coppe potrebbe rappresentare sia una relazione, magari questa di cui parlavamo qui, perché non si riesce a creare una famiglia, ed è magari una relazione che condiziona, e qui c'è da capire semplicemente che se vi sentite soli è perché probabilmente l'altra persona non vi nutre come voi vorreste. Può essere un compromesso che avete fatto a voi stessi. Sapete, no? Quelle volte quando si dice prometto a me stesso di non fare più quella roba lì, di non ricascarci più, di non dire più quella cosa lì, o di non comportarmi più così. Ecco, potrebbe anche essere arrivato il momento di togliersi queste bugie dalla testa e di dire no, ok, arrivo a un punto dove devo cedere, devo ammettere che quel compromesso non mi serve più. Andiamo a vedere il re di coppe. Mamma quante. 3 di spade e 5 di spade. Di nuovo, ragazzi, mi viene un po' una lotta di potere. È come se o doveste sviluppare il vostro potere personale nel prossimo trimestre, inerente a un qualche cosa. Di solito il potere personale del terzo chakra è il saper dire no. È il saper dire per me questa cosa non vale, quella è la tua realtà, la mia è diversa. E probabilmente qui si tratta un po' di contrastare le realtà, le idee, le abitudini che avete avuto fino ad adesso. Per quello che c'è un po' il crollo di questi accordi. Devo dire, sento che potrebbe essere un passaggio mm, scusatemi, impegnativo il prossimo trimestre, però appunto per ritornare nel vostro potere personale, per diventare re di coppe. Ragazzi, qui si tratta di, diciamo, cercare un proprio equilibrio indipendentemente dai fatti esterni che capitano quotidianamente. Perché qui ho come la sensazione che, guardate, in realtà il Re di Coppe potrebbe anche rappresentare una guida. Se voi siete i figli in questa situazione, genitori e figli, il re potrebbe rappresentare il padre, e qui ce l'avete un'altra volta. È come se ci fossero delle questioni legate a un'autorità, a un padre, a un ideale,
o a un ruolo che voi avete che devono essere un po' riviste, perché così come sono creano solo lotte di potere e sofferenza. Ed è un po' qui la chiave secondo me, perché comunque per far arrivare la ruota della fortuna, quindi questo cambio ciclico, perché qui comunque avete un matto, quindi c'è un nuovo inizio, no? Però è come se aveste bisogno di togliervi delle maschere o di essere meno avidi per qualcuno. L'avidità potrebbe essere un'avidità di tempo, un'avidità di attenzioni, un'avidità di magari cose materiali, di vestiti, di soldi, di qualsiasi cosa, di cibo anche. Potrebbe essere un riferimento il sette di spade di solito a cose illecite, quindi anche a furti o a cose di questo genere, quindi dove siete illegali nei vostri confronti, dove è una carta di trappole, è una carta del ladro, no? È una carta anche che parla di bugie, quindi che bugie vi state raccontando pur di mantenere un certo tipo di realtà a livello forzato? È un po' quello il passaggio che secondo me andrete a fare. E sì, probabilmente anche il periodo di eremita ci vuole. Tenete presente che anche il 4 di spade è una carta che vi invita a un ritiro spirituale, a prendervi un momento di pausa, un momento dove avete bisogno probabilmente di ricaricare le energie per riuscire a trasformarvi da questi due sette di spade a questi due re di coppe. Adesso dipende dalla situazione di ognuno. Io sapete che faccio diversi esempi in modo da aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Poi ognuno di voi prenda quello che risuona. Andiamo a vedere con Osho che consigli vi danno. La voce interiore e guarigione. Ma che belle carte. Allora, questa carta della guarigione, se ci fate caso, è rappresentata con una mano sulla pancia della persona e con una mano invece sulla testa della persona. Ed è un po' come se vi dicesse di allineare i vostri pensieri, la mente, con quello che sentite, la pancia. E anche in questa carta, che è la carta della sacerdotessa, parla di dualità in un certo senso. E quando si parla di dualità, anche la forza, perché sì che parla di forza di volontà, terzo chakra, ma parla anche di forza morale, quarto chakra. Qui si può parlare di vedere quello che è giusto e quello che è sbagliato, e qui quello che si sente e quello che si vorrebbe. È come se doveste mettere in equilibrio questa dualità. Veramente cioè, vi sentite di dover fare qualcosa o è la vostra testa che vi richiede quel qualcosa? Magari è un patto, una promessa che vi siete fatti tanto tempo fa e che è ora, insomma, di lasciarsi indietro. Bene, andiamo a vedere ancora un koan. Senza pensieri, dominati dall'ansia, il fare viene dall'essere. Mm. È un po' la fase introspettiva che secondo me avete bisogno di elaborare in questo periodo, che vi consigliano di elaborare in questo periodo, ok? Cioè, nel senso, questa parte mentale, guardate, ve li metto qui queste. Questa parte mentale del sette di spade e del diavolo che richiama sempre l'ego, io voglio, come vi posso dire? Sì, è proprio io voglio che le cose vadano così, ok? Però non possiamo tenere sotto controllo tutto, ok? Ed è anche un po' quello di cui parla il diavolo, il controllo, l'ego, io voglio, le costrizioni, i condizionamenti. Il fare viene dall'essere, cioè è un po' come se vi dicessero che di non farvi prendere dall'ansia e vedrete che le cose fluiranno in modo naturale. Non lo so, c'è qualche pensiero qui legato a come dovete essere voi, all'idea che avete di famiglia, a come dovete affrontare un certo tipo di situazione o di relazione che in realtà vi bloccano, sono bugie che vi state raccontando e secondo me questo trimestre vi aiuterà dal passare dai pensieri al essere re di coppe, ragazzi. Re di coppe è una carta collegata
al quarto chakra, a tutto quello che è l'essenza dello spirito e rappresenta l'energia matura. Mm? Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura, insomma, vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!